Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale, sono sempre io, Gabriella in arte, Briga Bijou. Per le nuove iscritte, per chi non mi conoscesse, sono una creativa partenopea e mi diverto a creare bijou con varie tecniche. Nello specifico, oggi concluderemo, faremo insieme questi orecchini. Questi orecchini sono il seguito, troverete il video qui nell'info box di un video Soutache modulo base evolution, cioè un'evoluzione di un orecchino a soutache e quindi di un modulo base. Come vedete infatti qui ci sono due moduli base al soutache uniti insieme. L'orecchino ho deciso di chiamarli Union proprio perché sono l'unione di altre due piccole parti. Ve li mostro indossati perché secondo me vedere un bijou indossato fa sempre una differenza. Io vabbè sono di parte, li trovo adorabili, però voglio dire questo poi è questione di gusto, starà a voi poi decidere se replicarli oppure no. Io lo condivido con voi, ne approfitto per ringraziare tutte le nuove iscritte, per ringraziarvi sempre dell'affetto e niente. Brevissimo messaggio, non mi piace mai parlare nei video di problemi, di difficoltà che si affrontano, però in questo periodo c'è ovviamente questo virus che ha colpito tutti indistintamente, nord, sud, est, ovest, non ha colpito solo l'Italia, ma ha colpito veramente tutto il nostro pianeta, quindi il mio affetto ragazze va a tutte quante. Non mi piace far polemica, non mi piace fare discussioni perché il mio canale è un canale incentrato sulla creatività e cerco di dare sempre un messaggio positivo. Quindi tutte quante stringiamo i denti, passerà sicuramente anche questa e quindi un bacio a tutte, buona vita e buona creatività. Ciao amiche, fatemi sapere che ne pensate, mi raccomando. Orecchini Union, cerchiamo di stare unite. Ciao, uniti anzi, tutti quanti. Un bacio. Ed eccoci qua, veniamo al dunque. Cosa ci occorre per realizzare i nostri orecchini che ho deciso di chiamare Union perché sono realizzati dall'unione dei due moduli base che avete visto in uno dei video precedenti. Vi metto comunque il link qui giù nell'info box. Questo è l'orecchino finito che nell'intro vi ho mostrato indossato. Questo è il retro. L'orecchino è di facile esecuzione, non è difficilissimo, ovviamente imparate prima a fare i moduli base. Questo video in realtà è solo un video in cui vi mostro come realizzare questo orecchino e quindi come unire due moduli con altri materiali semplici. Avrei potuto utilizzare chaton, rivoli, altri materiali utilizzando anche una beading foundation, ma ho deciso, per chi non lo sapesse, la beading foundation è una base su cui poi si cuciono i materiali sia per il bead embroidery e sia per il soutache. Qualche video sicuramente l'ho mostrato, andatevelo a guardare. Quindi dicevo è soltanto un video in cui mostro come realizzarli unendo con dei semplici materiali senza quindi ausilio di base, perché utilizzerò in questo caso, vedete qui ho tutti i materiali, semplicemente al centro utilizzerò un cipollotto 4x6 che è praticamente questo nella fattispecie. Spero che insomma la messa a fuoco sia decente. Quindi utilizzerò, ora vado a zoomare un pochino, ve lo mostro da vicino, eccolo qui. Vedete? Quindi cipollotto 4x6, cipollotti più piccoli 3x4 qui laterale,
Utilizzerò poi delle goccine, queste saranno di 6-7 mm al massimo, sono vedete piccine piccine, e anche qui in basso utilizzerò dei cipollotti, utilizzerò delle 8-0, delle 11-0, delle 15-0 qui in questi piccoli punti per andare a chiudere, ed anche qui in basso, vedete? Per bloccare le goccine. Poi ci servirà ovviamente anche un anellino di congiunzione di questi piccoli, ci servirà anche una base per orecchino con castone, questi io li acquisto in un negozio fisico della mia zona, e ci servirà ovviamente lo chaton da 8 che andremo poi ad incastonare con queste griffe. Ci servirà poi ago e filo. Io ago, lo sapete, utilizzo sempre questi della Tulip, il filo utilizzo questo della Miyuki in questa colorazione oro tenue, penso che si chiami così. Poi ovviamente per il retro ci servirà dell'Alcantara, ci servirà come sempre la nostra colla, ci serviranno delle pinze per mettere ovviamente il gancio, forbicine e tutto, sempre tutto il necessario per realizzare questi orecchini. Allora, spero che vi piacciono, poi mi fate sapere che ne pensate, e se avete dubbi mettetelo nei commenti, se avete bisogno di chiarimenti, insomma ragazze, chiedete pure, tanto io perlomeno sono qui per cercare di condividere quello che so fare e quello che soprattutto mi piace fare, quindi fatemi sapere. Gli orecchini sono bellissimi e andiamo subito al dunque. Vedete che qui ho tutti i miei materiali a disposizione, sposto questo che al momento non mi serve perché dobbiamo partire dalla parte centrale. Prendiamo il nostro filo, facciamo una gugliata non lunghissima perché tanto con il soutache insomma non è necessario fare queste gugliate così lunghe di filo, tanto si può continuamente ricaricare e ricominciare a cucire. Quindi cominciamo col prendere uno dei modulini, uno dei due che avete scelto, e cominciamo a cucire. Mettiamoci davanti uno chaton e anche un paio di 11-0, nel mio caso del colore oro. Voi potete utilizzare anche rocaille dello stesso colore, ok, insomma non cambia, è questione semplicemente di gusto in base al vostro colore che avete utilizzato. Voi ovviamente potete utilizzare anche un filo di nylon, di quelli trasparenti per intenderci, così non avete difficoltà se si vede o non si vede il filo. Io però per rendere il video insomma più semplice, per farvi vedere meglio i passaggi, utilizzo un filo Miyuki colorato, che poi io tra parentesi è quello che utilizzo sempre perché mi trovo benissimo con il Miyuki a cucire, anche perché se fate punti piccoli, nel mio caso vedete io sto utilizzando questo dorato, se fate dei punti piccolissimi non si notano, il filo colorato non si nota. Allora cosa dobbiamo fare? Il nostro ovviamente mezzo cristallo andrà posizionato in questo modo. Io mi scuso sempre per le mie mani, sono sempre terribili. Andrà posizionato in questo modo, quindi io esco più o meno in questo punto con il mio ago e vado ad inserire una 11-0, il mio cipollotto, quello grande, e un'altra 11-0, e vado semplicemente dal lato opposto e vado ad individuare ovviamente il centro delle piattine e spunto sul retro. Quindi vado proprio in questo modo. Ovviamente poi ognuna ha il suo metodo, quindi io condivido il mio.
poi ognuno insomma ha i suoi preferiti e può utilizzare probabilmente modi diversi. Questo è il mio, quindi io faccio in questo modo: fisso il cipollotto al primo modulino, rientro nuovamente nelle piattine e fisso ovviamente un pochino meglio, quindi rispunto, vedete, in questo modo. Vorrei fare un video abbastanza veloce, non farlo durare un'eternità. Rientro in tutti gli elementi e ritorno giù, semplicemente in questo modo. Nulla di più semplice, ok? Ok, voi se volete passare 2, 3, 4 volte, insomma 3 volte secondo me bastano, resta fissato. Io poi ovviamente farò dei tagli. Dopodiché cosa dovrò fare? Devo prendere l'alto modulino e accoppiarlo. Quindi come primo step, ovviamente io sono in questa posizione, qui dovete essere, come dire, un po' dovete acquisire un po' di manualità e dovete cominciare a cucire. Come si fanno a cucire due modulini insieme? Con molta attenzione. Io adesso poso questo, uscite semplicemente qui al centro, ok? Ok, niente, ok, uscite al centro, prendete l'altro modulo ed individuate il centro. Ovviamente io col telefono davanti ho difficoltà, però vorrei insomma farvi comprendere. Individuate il centro in questo modo. Poi i primi punti sono sempre più complicati, ovviamente, poi una volta che tra virgolette si è imbastito, diventa più semplice. Tutto è partire. Quindi rientro nuovamente in questo modo, non so se si riesce a vedere, ok, si vede, rientro in questo modo, vedete che poi si aprirà, ma voi tirate e si richiude, tirate senza poi esagerare da deformare l'elemento, creare difetti, quindi tirate con cautela, ok, in questo modo. Io ovviamente vi sto mostrando il retro, però voi girate sul davanti e state lì ad osservare di non fare guai, ok? Quindi questa diciamo che è il primo approccio, no? Quindi i primi punti abbiamo, come dire, messo in sicurezza i due moduli. Adesso ovviamente possiamo andare a dare più punti in questo modo. E uno, poi sta, come dire, alla vostra abilità riuscire a prendere più, perché se non beccate proprio bene la piattina, ovviamente dovete fare un pochino di forza, però insomma ci si riesce tranquillamente. Quindi vedete, io ho dato già 3-4 punti, ma anche facendo in questo modo, vedete, ve lo mostro di qui, spuntando al centro, vedete qui, potete anche poi andare sul davanti in questo modo. Quindi dovete cucire fino a che i due modulini non saranno ben saldi tra di loro. Quindi fate questa operazione e quello che avete fatto da un lato lo dovrete fare anche dall'altro. Mi raccomando, osservate sempre che non si vedano i fili sul davanti. Ok? Procedete quindi da un lato e dall'altro a più riprese. Ovviamente il secondo lato sarà molto più semplice perché vedete, una volta bloccato il primo con 7-8 punti, il secondo verrà di conseguenza, sarà più facile da eseguire sicuramente, quindi perché già avrete
bloccato e quindi procedo con il secondo lato. Allora, una volta che abbiamo unito i due modulini, senta a me, modulini, andiamo a fare i decori qui con le 11, quindi io vado sempre dal retro, vado qui, mi inserisco col l'ago qui e spunto sul davanti, inserisco una 11 e vado al lato opposto, ovviamente, in questo modo. Passo un paio di volte e faccio la stessa cosa anche dall'altro lato, in questo modo, e procedete allo stesso modo anche inserendovi qui al centro, qui, e mettendo una 15-0. Ovviamente questa operazione potete anche farla all'inizio quando state facendo il modulo base. Io non sapevo bene i colori che avrei utilizzato quando ho fatto quel video e quindi lo faccio adesso. Scusate, mi si era stoppato il video. Allora, ho inserito una 15-0, faccio un nodino e vado a fare la stessa cosa, ovviamente, anche da quest'altro lato. Anzi, prima di andare dall'altro lato a fare il decoro qui con le 15, portiamoci su ed andiamo a fare un archetto con 4 rocaille 11, color nel mio caso pomegranate, che io adoro. Così dopo avremo già fatto insomma il cappietto per andare a mettere poi il perno dell'orecchino. In questo caso mio è un perno, ma potrebbe anche essere una monachella. Quindi inserisco 4 rocaille e ridiscendo. Mi raccomando, cercate di centrarle. Dopodiché entrate ed uscite un paio di volte, cercate sempre di spuntare al centro ovviamente delle piattine. Vi consiglio, quando fate questi decori, no, con le rocaille, ogni tanto io vedete che sto usando un filo continuo, però comunque ogni tanto, anche se non lo mostro, io vado ad effettuare un nodino, perché così nel caso si dovesse per esempio tagliare il filo al centro dove io ho inserito le rocaille, se dopo vado a fare altri decori sempre con lo stesso filo non mi si sfila il lavoro. Quindi ogni tanto fate un nodino. Questo per esempio è importante anche quando andiamo a fare le frange. Se io faccio tutte le frange con un filo continuo, mi si rompe una frangia a causa di un cristallo, un bicono. È una cosa remota quando uno passa 3-4 volte, voglio dire, non è così facile che si rompa. Però se si dovesse rompere una, non si sfilano anche le altre. Questo era il senso del mio discorso. Quindi fatto cappietto, andiamo giù, mettiamo la 15-0 e poi dopo facciamo i due decori laterali. Ovviamente il cappietto, mi raccomando, passate parecchie volte il filo, tutte le volte che riuscite a passare, insomma 4-5 va bene, perché deve reggere qui l'anellino, poi deve reggere il peso di tutto l'orecchino. Fatto su, faccio il nodo, faccio un altro nodino e vado giù. Inserita anche l'altra 15-0, fate il nodino, portatevi di lato e andiamo a mettere i cipollottini, quelli piccoli 2x3 qui di lato. Spuntate quindi con l'ago più o meno in questa posizione, vedete, prendete il cipollottino
3x4, guardateli bene, questo è un po' difettoso, lo cambio. Mettetelo sul lago e poi andate di fronte in questo modo ed entrate in un paio di piattine. Non è necessario che dobbiate entrare fino alla terza piattina, bastano anche due come sono entrata io, vedete, in questo modo, e passate un paio di volte. Vedete che questo mezzo cristallo è un po' più cicciottello, non sono tutti uguali, quindi andate a vedere dei cipollottini, insomma, che stiano bene, ok? Che non siano troppo spessi, ma che vadano bene nell'incavo che si è andato a creare. Vedete che questo a me non piace, lo cambierò, lo vado a sostituire, quindi osservate queste cose. A volte è questione di un micron, però a me se dà fastidio, quindi io sfilo e ne prendo un altro, però il criterio insomma l'avete capito, passate un paio di volte per fissarlo bene. Ok, questo decisamente mi garba di più, anche in questo caso ripasso un paio di volte, riesco sempre nello stesso punto. Ovviamente potete anche utilizzare un filato verde nel momento in cui state cucendo qui dove c'è la piattina verde, ma io faccio dei punti talmente piccoli che comunque alla fine il filo, questo po' di filo non si vede così tanto. Quindi ovviamente voi osservate sempre il lavoro come sta venendo sul davanti, anche se cucite sempre da dietro, quindi vado anche dall'altro lato e faccio la stessa cosa, ed anche se utilizzo lo stesso filo, come detto prima, faccio un nodino, così rendo più sicuro tutto, diciamo, il ricamo ed il decoro che sto facendo. Ed ecco anche l'altro lato. Ovviamente se avete dei bicono, quando ci sono questo tipo di giunture vanno benone. Ok, andiamo giù al centro, io comincio dalla frangia centrale ed andiamo a fare le frange. Prima di cominciare a cucire la frangia entro ed esco dalle piattine un paio di volte per stare più sicura, dopodiché vado a osservare la mia prima frangia ed inserisco quindi una 80, un cipollotto, un'altra 80 se la becco, poi 3 rocaille 11 del colore oro. Queste 11,0 sono veramente molto difettose, anche se evidentemente sarà stata una partita difettosa. Vedete? Si bloccano continuamente, io le odio. Eppure ho preso il pacco, quello grande da 100 grammi, vabbè, capiterà. Questo pacco per me è stato veramente un mezzo pacco, un quarto di pacco, va? Poi metto 3 del color pomegranate, metto la mia goccina piccola, dopodiché, quindi ora ve lo mostro da vicino, ecco la sequenza che ho inserito, ok? Dopodiché inserisco una 15 per bloccare e risalgo in tutte quante le perline. Per comodità vi portate la 15 alla fine del filo, ok, e risalite, quindi mantenete col dito il filo qui sotto e risalite in tutte quante, insomma come vi è più agevole, risalite in tutte quante le perline. Ovviamente saltate la 15. Scusate, si era incastrato il filo, quindi tirate, rientrate anche nelle piattine
riscendete e passate un altro paio di volte per fissare la nostra frangia. Dopodiché, fatta la prima frangia, fate un nodino, vabbè, per brevità, dopo aver fatto la prima frangia, ripassate un paio di volte, fate il nodino, dopodiché con un altro pezzo di filo fate la seconda frangia e con un terzo pezzo di filo fate la terza frangia. Ovviamente vi mostro da vicino la frangia che non è identica, le due laterali sono più piccine. Ho inserito un 8-0, mezzo cristallo 8-0, 2 rocaille, goccia e 15. Allora, gli orecchini sono terminati. Scusate, solo per una questione di tempo non ho mostrato, insomma, l'inserimento dello chaton nel castone e questa parte perché altrimenti il video diventa lunghissimo. Ci tenevo soltanto a dire due cose. Ovviamente, come vedete, qui dove ci sono le rocaille e il cipollotto si intravede ovviamente dello spazio. Allora, io utilizzerò questo Ultra Suede che ovviamente è in tono con i colori degli orecchini, quindi il retro, vedete, resterà scuro e quindi sarà perfetto. Se ovviamente voi non avete un Ultra Suede che si abbini perfettamente al colore, dovete necessariamente coprire con una toppa, un pezzetto di base, qualcosa dello stesso colore che vada a coprire ovviamente in maniera perfetta il retro, altrimenti il risultato finale non sarà bello, insomma, deve essere un colore abbinato necessariamente. Altra cosa che non mostro mai, la finitura, lo spray di finitura che si spruzza al di sopra delle piattine per renderle insomma meno soggette a, insomma, a sporcarsi. È come dire, è uno spray di protezione che si spruzza e poi dopo si asciuga e l'orecchino è veramente perfetto, durevole nel tempo. Niente, vi saluto, spero che questo video sia stato utile. Io trovo gli orecchini adorabili, ve li mostrerò in qualche foto indossati. Alla fine ci sarà anche come ho eseguito il retro e come sempre ragazze un bacio e buona creatività a tutte. Ciao, io li trovo proprio adorabili, belli belli belli, mi piacciono tanto. Ciao, fatemi sapere che ne pensate.